Aspetta che fammi togliere la scopa perché qua se no... okay. Amici felicini, buongiorno. Spieghiamo un attimino la modifica che abbiamo fatto al boiler, che oramai è diventato come il Duomo di Milano. Abbiamo acquistato un boiler da 1500 watt dell'Ariston, scusate. Ovviamente pensando che con il banco batterie e i pannelli solari ce l'avremmo fatta comunque a sostenere la funzione del boiler. Invece così non è stato. Il boiler arriva a picco 2600 watt e con le batterie al piombo non ce la si fa. Quindi non abbiamo la possibilità di acquistare le batterie al litio momentaneamente e quindi come al solito ci si arrangia. Cosa abbiamo fatto? Vieni qua, un qua, vieni, arrivo. Qua. Allora, con l'aiuto di Lorenzo, grazie Lori, non lo inquadriamo perché lui è ricercato dall'FBI. Allora abbiamo modificato la ghiera dove appunto c'era posizionata la resistenza con tutto il sistema di termostato. Abbiamo forato la ghiera originale, abbiamo ordinato dalla Elson, se non ricordo male, la resistenza, una resistenza di 500 watt, ok? Quindi non è a 1500 ma 500 watt e quindi abbiamo notevolmente abbassato il consumo in watt. E abbiamo praticamente modificato e come si può dire, abbiamo adattato, esatto, quindi abbiamo adattato questa resistenza alla carcassa del boiler. Dopo avrà un suo picco di 800, 1000, quello che è, ma non sono mai 2600 watt. Questo è il termostato originale. Qua ci saranno delle guarnizioni che andranno a chiudere appunto sulla ghiera originale e niente. Poi vedremo come sarà il risultato. Dai, incrociamo le dita che ci si aggiorna. Incrociamo le dita. Allora, 13. merenda mattutina, adesso anche di mattina. Grazie. La merenda. Latte e menta per Chicco. Lori e sete? Voi più che lavorare mangiate bene. Sì, esatto, ormai lo sanno tutti che più che lavorare mangiare bene. No, più che lavorare, lavorano e mangiano. Quindi oggi doppia merenda? E oggi sì, dai, è sabato, sabato e domenica va così. C'è qualcuno... aiutami, tieni. C'è qualche nostro felicino che ha la moglie che lo sgrida? Non ve lo dire il nome, se no poi lo sgrida ancora. Come va? Funziona la modifica? Stiamo provando. Stai provando, va bene. Tocchico. L'ultimo pezzettino l'ho fatto io perché quello prima l'ha fatto Lorenzo, quello ricercato dall'FBI. Qua dobbiamo caricare l'acqua proprio in un modo classico, nel classico modo, perché la canna non arriva fino in casa nostra e al nostro giardino, quindi avanti Andrea con tanta pazienza. Con la calma e la pazienza gli hanno fatto il buco a uno che era senza. Ecco, questo è un detto che vi mancava, vero? Come non va più? Vai che faccio io, amore, carico io adesso, tanto è leggero. Speriamo ragazzi che vada tutto bene perché sennò abbiamo perso un sacco di tempo e un sacco di soldi a fare sta modifica sulla caldaia. Felicini, test superato al 100%. Senti che si è spenta la resistenza. Ok, è arrivata in temperatura. Vuol dire che è arrivata in temperatura. A posto. Quanto ci ha messo? Aspetta, 12,15 erano, che sono adesso non so. 12,15, vediamo. Più o meno 45 minuti. Sì, più o meno, aspetta, te lo dico subito. Per scaldare 30 litri. La una, esatto. 45 minuti, un'oretta via. 1,03. Ok. Quindi 45 minuti è scaldato a 66 gradi. Esperimento riuscito, quindi se volete chiedermi informazioni sono disponibile per qualsiasi chiarimento. Inverter, sì. Sì, guarda, è già quasi praticamente una tacchetta sotto, ma l'80%. Sì. Prima era il che non si sa se 60, 80, non si sa se più 80 o meno. perché è digitale, non è digitale, cioè non ci sono i numerini, quindi ma l'abbiamo fatto noi, sono 5 tacchette e 5. Sì, però potrebbe essere 80 o 90 potrebbe vabbè, ma super giù, dai. Quindi una volta che è tutto a posto possiamo rimontare finalmente il telaio dei cassettini che ha fatto Chicco, montiamo i cassetti e qui chiudiamo. Felicini, guardate come in ordine, non ci possiamo credere. Finalmente iniziamo a rimontare e poi aspettiamo le finestre. Sì, certo. Bene. Abbiamo buttato giù tutto in terra e dopo adesso lì c'è il sedile che rimonteremo.
però ma che bello, tutto bello libero. Vabbè, qua ci sono ovviamente ancora gli attrezzi perché servono ancora. Qui è ancora un po' tutto caotico, ma poca roba confronto prima. E vabbè, dai, piano piano. Piano piano ci arriviamo. Sta pulendo qui, così rimonteremo anche magari il divanetto. Eventualmente se dà fastidio poi il montaggio delle finestre. Sicuramente dà fastidio, ma è tutto strappo qua, Tac, tiri via e poi lo togliamo, esatto. sì, infatti. Almeno adesso se ci vogliamo venire la sera a rilassarci qua possiamo. Così facciamo tutti i test del caso, facciamo la pasta. Se i ammortizzatori tengono quando facciamo sesso. Senza materasso, si sente cric 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 cric, crac 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 crac. Vuol dire che non tengono. Qua. Cric cric si sentirà sicuramente. Sì. Beh, presumo. Cazzo, 30 anni di attività, quasi 40 anni di attività di sesso, ma io ho imparato ad essere silenziosi, Sappiamo tutti i trucchetti che i giovani non sanno. Ore, siamo alle tue unghie qua, per piacere. Sì, le unghie non le ho. Qua, e tira via i puntini qua. Vai, adesso gratto, vabbè. Grazie. Provo a grattare. Dai. Dopo quando è tutto montato vi facciamo vedere. Amici, facciamo il test della temperatura dell'acqua? Dai. Abbiamo appena spento il boiler e vediamo a che temperatura arriva. L'abbiamo messa sull'eco, quindi vediamo a quanti gradi arriva. Facciamolo scaldare un attimino. Amore, ti devi abituare, non puoi far scendere così. Mamma mia, ragazzi. Però così non scende l'acqua calda così. E come no? Come facciamo a lavare i piatti allora? Come non scende l'acqua calda? Perché così non si scalda? Sì, scende. Ah, quando è bella bollente. Adesso no. Quando è bella bollente? Perché l'abbiamo messo su eco, amore. Ah, e quindi non ce la può fare, devo aprire il rubinetto come a casa. Per provare la temperatura, vai. Guarda che c'è. Vediamo su eco a quanto arriva. Questo è quello che usiamo in cucina per vedere le temperature della carne. Vediamo. Non arriverà neanche 36, arriverà appena pieno. 36 gradi. Dobbiamo provare senza eco e vediamo. Vediamo, dai. Buongiorno! Buongiorno Felicini, prima colazione sul nostro camperozzo! Guardate, allora, siamo Felicini. Già. Ah, perché abbiamo portato su tutto ieri, giustamente, anche il tavolo. Questo è il tavolo che... ancora, però. Ah, dobbiamo farlo vedere aperto. Adesso facciamo colazione. Dobbiamo fare una leggera modifica, dopo ve la spieghiamo. E basta. Poi per il resto oggi monteremo il divanetto. Così oggi niente, finiamo... Facciamo ancora queste due cose, insomma. Qui è tutto sistemato, che bellezza. Ecco, Sì, abbiamo riempito il serbatoio. Siamo qui così un po' ancora. Sì, beh, qua ci sono ancora gli attrezzi naturalmente. Abbiamo riempito il serbatoio, ieri avete visto, no, con tutte le... come si chiama? Avanti e dietro con i... non catini, come si chiamano? Con gli imbuti. Con gli imbuti? No, con gli imbuti, con gli affiatoi. Con gli affiatoi. Avremmo voluto fare la doccia, ma sappiamo di dover fare il trattamento prima. Al serbatoio. Al serbatoio. Mettiamo il serbatoio, poi facciamo la doccia. Ecco, quindi alla fine l'abbiamo riempita solo per fare il test della caldaia. Esatto. Della caldaia. Quindi quello boiler. poi sarà il prossimo passo del boiler. Scusate per l'audio, ma come al solito ci dimentichiamo il turbovento acceso e ho dovuto filtrare le voci. Parla lui. Poverina. Qua sarà calda. La miseria, 200... Vai, spegni. Ok, buono. Sì. Devo tenerlo premuto? No, basta, si spegni. Spegni. Va, cavolo. Bene, dai. No, è anche troppo, sinceramente. Dov'è il manico? Ah, c'è lì te il manico. Ok. Aspetta che ti porto la tazza. Tac.
sul lavandino. Ok. Grazie, adesso ti metti sul tuo latte. Allora, la mia bustina del tè, perché io bevo il tè la mattina. La mia bustina, fai la misura tè del tuo latte. Ci mettiamo la bustina qua. Fai anche te 200, Sta scendendo il sole, ma vedi che già a 70. Vedi. Aspettiamo un attimo che colazione partirà. Tra l'altro prima o poi ci prenderemo anche l'asta per sta GoPro, se no si vede sempre il mio braccio. La tua mano. Prima o poi la mia mano. Quindi niente, buona colazione. Buona a voi. colazione, felicini. E ci mettiamo belli tranquilli e vediamo di vederci la prima colazione. Direi che è bello, yeah! Adesso la facciamo tranqui. Ragazzi, guardate il primo pasto in camper. Abbiamo barato però, perché siamo arrivati con la pentola già calda, cioè abbiamo cucinato in casa. Sì, non è che abbiamo barato. No, però sto spiegando. Siccome non avendo ancora fatto il lavaggio del serbatoio, perché la situazione è quella di stamattina, della colazione, allora abbiamo cucinato tranquillamente a casa, ce lo siamo portati, l'abbiamo scaldato sull'induzione e adesso ci godiamo il pranzettino in camper, degli spaghetti con le verdure e spezie, tipo all'orientale però con gli spaghetti italiani. Sono buonissimi. Buon appetito! Potete immaginare la bontà di questo piatto indiano. Gustato nel parcheggio di casa. Indiano? Sì. Vabbè. Mangiamo con calma e ci vediamo dopo. Ciao. Oh, questo uomo mi fa alzare, l'ho così comoda. No, volevo spiegare una cosa per quello. Ieri quando abbiamo fatto il video, che dicevo che eravamo in economy. Ah sì, che ridere. Avevo sballato, ogni tanto guarda, ho la testa talmente piena che tante volte non ragiono neanche. Spiega perché secondo te era in economy. Allora, ieri non eravamo in economy, eravamo proprio al minimo della temperatura. Perché ieri cosa ho fatto io? Andavo a girare sulla rotella qua, no? Giustamente dove c'è scritto, dove c'è scritto, vedi, c'è scritto economy, minimo e massimo, no? Il problema è che non essendo collegato il termostato è qua. Cioè veramente. E quindi niente, lavoravamo proprio per quello che c'erano 36 gradi, 37 gradi. Eravamo proprio al minimo. Volevamo farvi presente questa cosa. Infatti ieri se ne è accorto, ho detto vabbè, ormai non abbiamo qua la GoPro, domani lo spiegheremo. Volevo dirlo perché altrimenti... Non era una prova, un test affidabile, non era un test come si deve. Esatto. Non era in economy. Non era in economy. Visto che noi non diciamo palle, abbiamo voluto assolutamente approfondire. Così come ci vedete siamo. Così io sono rincoglionito. Io pure. Lei no, vedi, un po' meno. Dipende dalle volte. Dipende. Ci alterniamo questo titolo. In questo periodo siamo davvero stanchi perché giustamente ci potete capire che la casa, il camper, poi stiamo spaccando in casa, stiamo ristrutturando in camper e quindi siamo un po' sballati. Però siamo sempre felici. Felicini. Adesso facciamo un'altra prova fatta bene della temperatura dell'acqua. Giustamente l'altro giorno vi ricordate che vedete che ho sbagliato. L'ho messo in eco. Andiamo. Sì, perché arriva. Inizia. Ok. Vai sotto, amore. No, mettilo qua, dentro qua. Siamo dentro qua, abbiamo tutto acceso, 45 minuti a metà della potenza. Sti cazzi! Quindi 45 minuti a metà della potenza del boiler. E abbiamo, sì, spegni pure, siamo qua. Mizzega. 47,6. L'inverno magari sì, ma 47,7. 47,8, 47,9, 48 e sale. 48,1, 48,2, 48,3. così sentirete qualcosa in più. Scusate, ma ci dimentichiamo sempre. Vabbè, dai,
Quindi abbiamo lasciato acceso il boiler 45 minuti a metà della sua potenza con una resistenza da 500 watt, un boiler da 30 litri. Il risultato è Il risultato è 48,2 gradi. Inizio a dire che ci riteniamo altro che soddisfatti. Va bene, noi. Perfetto. Bombazza.